Ciao ragazzi, oggi vi portiamo con noi a visitare Copenaghen. Passiamo davanti a questo cinema super colorato che attira subito l'occhio e da qui ci spostiamo verso Nyhavn, uno dei posti più iconici di Copenaghen. Ah, quasi dimenticavo, per chi non ci conoscesse, siamo Davide e Nadia di Turisti Squattrinati e sul nostro canale parliamo di viaggi alla portata di tutti. Questo è il consolato della Francia. Ed eccoci al pittoresco canale di Copenaghen, famoso per le sue case colorate e i ristoranti lungo il mare e le barche storiche ormeggiate. Una curiosità, lo scrittore Hans Christian Andersen ha vissuto in diverse case di Nyhavn, tra cui la numero 20 dove ha scritto alcune delle sue fiabe più celebri. Adesso sono le 7 di sera, poi se riusciamo passiamo con le luci della notte a vedere il canale. Adesso mangiamo qualcosa per cena, che a pranzo praticamente non abbiamo mangiato niente, per spendere poco siamo venuti dal kebab. Io ho questa bestia qui da mangiare, più le patatine e Nadia da questo panino qui, più la Coca-Cola, 20 euro. Cosa vuoi di più che con 20 euro a Copenaghen? Ok, abbiamo mangiato, siamo venuti nel canale di Nyhavn, com'è che si chiama, per vederlo di notte. Adesso poi andremo a visitare il palazzo di Amalienborg, che praticamente sarebbe la residenza invernale della famiglia reale danese. E dico la verità, Nyhavn, lì che mi sembra quasi che parlo in giapponese, è più bello di giorno che di notte. Pensavo il contrario e invece mi sono sbagliato. E allora adesso andumma. Ed eccoci davanti alla chiesa di Frederiks con la sua cupola, una delle più grandi al mondo e ispirata niente meno che alla Basilica di San Pietro. Siamo arrivati al palazzo di Amalienborg, residenza invernale della famiglia reale danese. Praticamente il palazzo di Amalienborg è formato da 4 palazzine, 1, 2, 3 e 4 dietro, la quarta è dietro alla statua. Questa è la statua equestre di Federico V. Questo è il teatro dell'opera di Copenaghen, sì, quello che è costato più di 500 milioni di euro. Vabbè, qualcosina si è riuscito a intravedere nella notte di Copenaghen, dove le luci sono un optional. Andiamo a Nanna e domani mattina si riparte per una giornata molto intensa. E mentre ritorniamo verso l'hotel, qualcosa un po' di illuminato lo vediamo. Ok, inizia la seconda giornata, oggi sicuramente più intensa. Partiamo alle 8:30 di mattino, abbiamo tutta la giornata davanti. Adesso andiamo a cercare la metro per avvicinarci a vedere una delle attrazioni più iconiche di Copenaghen, la Sirenetta. La Danimarca, come tutti i paesi del nord Europa, è molto green, tra virgolette, e una cosa che li caratterizza è proprio che c'è tantissima gente che va in bicicletta. Però io mi chiedo, ma non le ruba nessuno ste biciclette? Sono anche onesti, Non c'è una bicicletta legata. Ed eccoci arrivati alla statuetta della Sirenetta, che si ispira a una fiaba di Hans Christian Andersen. Una curiosità, questa statua è stata vandalizzata più volte, ma poi è sempre stata ristrutturata. E adesso dalla Sirenetta, a poco distante, c'è la chiesa di Sant'Albano, quella che voleva vedere Nadia, che gli piace tantissimo, e allora andiamo. La chiesa di Sant'Albano è talmente british che quasi ti aspetti di trovare il tè delle 5 all'ingresso. È l'unica chiesa anglicana di tutta la Danimarca, costruita per la comunità inglese che viveva qui nel XIX secolo. Subito accanto alla chiesa di Sant'Alban troviamo la fontana di Gefjon, che racconta una leggenda nordica in cui la dea Gefjon trasforma i suoi figli in buoi per arare un pezzo di terra.
Questa è Castellet, un'antica fortezza a forma di stella. Oggi è un posto super tranquillo dove fare una bella passeggiata tra mura storiche e tanto verde. Una cosa curiosa, è ancora una base militare attiva, ma tranquilli, potete passeggiare dentro come se niente fosse. Camminando vicino a Castellet, eccoci davanti a un mulino a vento del 1847. Un tempo macinava grano per i soldati, oggi macina solo like su Instagram. Vedete come funziona la viabilità? Praticamente c'è il marciapiede che è quello più rialzato per i pedoni, poi un pelo più ribassato c'è la pista ciclabile e poi c'è pelo più ribassata ancora dove passano le macchine. Praticamente ieri sera siamo passati a vedere la chiesa di Frederick, ma era buio, non era illuminata, non mi ha soddisfatto e per cui adesso ci ripassiamo velocemente. Di nuovo al palazzo di Amalienborg, quello che abbiamo visitato ieri sera perché era proprio buio, non si vedeva niente. Ed eccoci arrivati al parco di Rosenborg. Dentro il parco di Rosenborg cosa c'è? C'è il castello di Rosenborg. Strano. Il castello di Rosenborg è stata la modesta residenza estiva di re Cristiano IV, perché si sa chi non ha una seconda casa con fossato e torri? Noi abbiamo la Copenhagen Card, quindi l'ingresso è incluso. Con la Copenhagen Card è necessario presentarsi alla biglietteria del castello per ottenere un biglietto con fascia oraria per l'ingresso. All'interno possiamo ammirare i tesori reali, inclusi i gioielli della corona danese, un tuffo nella storia danese da non perdere. Adesso passiamo sotto la torre rotonda, Rudentambh. E arriviamo al palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento danese, della Corte Suprema e degli appartamenti reali. Sorge sulle rovine di castelli medievali. E siamo in cima alla torre di Christiansborg. E dopo essere stati al palazzo di Christiansborg andiamo verso la statua di Andersen e durante il tragitto vediamo anche il municipio di Copenaghen che è molto caratteristico. E qui vediamo anche un matrimonio, si sono appena sposati, molto bello anche questo bellissimo hotel. Ed ecco la statua dello scrittore Andersen. Ed eccoci dentro al Museo delle Illusioni. Aiuto! L'avete mica vista Nadia, eh? Minchia, c'hai più pisello che tetta. Guarda quanti ce ne sono lì in fila. Ehi! Quanti siamo? Il Museo delle Illusioni è molto divertente, vi metterò poi una foto qui, una qui e una qui. Ci siamo spostati a Cristiania e abbiamo preso la metro per arrivarci. Qui a Copenaghen, come a Londra, ci sono delle leggi non scritte sulle scale mobili della metro, e cioè dovete tenerla a destra, sulla sinistra per chi sorpassa e ha fretta. Ed eccoci arrivati all'entrata di Cristiania, che praticamente è una comunità autogestita dagli anni 70 ed è famosa per le sue case colorate e per lo stile, diciamo, alternativo delle persone che la frequentano. Hanno delle leggi loro, tra cui c'è il divieto di usare l'auto.
È il momento di affrontare i 400 scalini della chiesa del nostro Salvatore. Sì, quella con la guglia a spirale che sembra un cavatappi gigante. Dopo questa salita la vista sarà la nostra meritata ricompensa. Ragazzi, stasera ci mangiamo una pizza. Non è che sono tanto portato a mangiare il mangiare danese. Siamo alla pizzeria Fiorita, sono le 6:15, è già tutto pieno. E la pizza sembra bella promettente, eh? Una margherita e una siciliana. A Nadia gli piace più la mia. Pazienza, la mangio io. Giusto per la cronaca abbiamo preso una bottiglietta piccola di birra, una lattina d'aranciato, una pizza siciliana, una pizza margherita al costo di 232 corone che corrispondono a 31 euro, per cui è abbastanza fattibile, le nostre tasche sorridono. Ciao, questa mattina siamo alla stazione del treno di Copenaghen Centrale e andiamo a Roskilde. Speriamo di prendere il treno giusto. Ci siamo riusciti ed eccoci a Roskilde. Ed ecco il municipio di Roskilde che è molto carino per essere un municipio. Ed eccoci davanti alla bellissima cattedrale di Roskilde che fu costruita tra il XII e il XIII secolo. Fu la prima cattedrale gotica costruita in mattoni. La cattedrale di Roskilde è il principale luogo di sepoltura reale della Danimarca, ospitando le tombe di oltre 40 monarchi, tra cui la regina Margrethe. L'organo principale, con parti risalenti al XVI secolo, è un elemento di grande valore storico e artistico. L'ingresso alla cattedrale è incluso nella Copenhagen Card. E adesso ci dirigiamo al Museo delle navi vichinghe di Roskilde, dove possiamo ammirare i resti di 5 navi vichinghe originali e risalenti all'undicesimo secolo. Sì, proprio quelle che i vichinghi hanno deciso di affondare per proteggere la città e che ora sono esposte come trofei. Il museo offre anche repliche delle imbarcazioni, così possiamo vedere come erano fatte e magari immaginare di salpare per nuove avventure, o almeno provarci. Nadia è partita con la nave, C'è il mare un po' mosso. E adesso si torna indietro per andare a Hillerød. E guardate questo ristorantino carino. C'hanno le bubble dove mangiare fuori. Le riscaldano con la stufetta elettrica. Adesso siamo rientrati alla stazione centrale di Copenaghen e dalla stazione centrale di Copenaghen prendiamo il treno per Hillerød. Ed eccoci arrivati a Hillerød, una cittadina danese a circa 30 km da Copenaghen. Il cuore della città è dominato dal maestoso castello di Frederiksborg, un capolavoro rinascimentale costruito tra il 1602 e il 1625. Siamo arrivati al castello di Hillerød, esattamente. Si chiama il castello di Frederiksborg, il più grande castello rinascimentale della Scandinavia. È circondato da un lago splendido e da dei giardini barocchi e ospita il Museo Nazionale della Danimarca. Una curiosità, il castello fu costruito da Cristiano IV nel XVII secolo e in seguito a un incendio nel 1859 fu completamente distrutto, fu ricostruito da un finanziatore che è Carlsberg. Ed eccoci dentro al castello. Non potevo non farvi vedere la camera dove abbiamo alloggiato 3 giorni pagando 380 euro solo per notamento. Siamo stati al Profil Hotel Mercure.
Siamo proprio a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale del treno di Copenaghen. E adesso ci dirigiamo al parco giochi di Tivoli. Questo parco giochi è aperto dal 1840, è il secondo parco più antico al mondo ancora in attività, dopo quello che si trova sempre in Danimarca, poco distante da qui. L'ingresso è a pagamento, ma noi lo abbiamo incluso nella Discovery Card. Tuttavia, una volta dentro, ogni attrazione ha un costo aggiuntivo, quindi preparatevi a qualche spesa extra. Nonostante ciò, l'atmosfera magica e le numerose attrazioni rendono la visita un'esperienza indimenticabile. A mezzanotte ci affacciamo dalla finestra del nostro hotel e vediamo i fuochi d'artificio che arrivano dal parco di Tivoli. Con questo spettacolo vi lasciamo e al prossimo video. Ciao ciao da Turisti Squattrinati.